Ecco, una di queste è la passione per l'astrologia, lo zodiaco. Questo se lo ricorda sempre. Comunque ti posso dire questo, guarda, che quando tu hai detto questa cosa dell'astrologia proprio mi è venuto il suo animale guida che è il gabbiano. Il gabbiano è anche molto flessibile e si adatta in base alle risorse a disposizione, no, per poter vivere. E lei anche è così, per cui anche rispetto a questa sua grande passione che è l'astrologia, ehm, lei vuole farsi sentire, perché come sai il gabbiano ha proprio questo suono della voce inconfondibile, molto chiaro, molto forte. Quindi lei è così, lei ha bisogno di far sentire la sua voce anche riguardo a questo argomento. Però è anche flessibile rispetto a questo argomento, per cui non la considera come una legge, Mhm. come un qualcosa di immodificabile, inevitabile. Noi l'abbiamo detto tante volte, alla fine è molto importante l'astrologia perché racconta del cielo, racconta dei pianeti, racconta del mito, quindi racconta quella che è la nostra storia. Però alla fine rappresenta un copione che ci viene offerto dalla nascita e in effetti noi, se non ci svegliamo, questo copione lo seguiamo fedelmente, per filo e per segno. Ma se invece scegliamo di svegliarci, possiamo anche scegliere di modificare quelle parti del copione che non sono evolutive, Come chiamere- che non rispecchiano la nostra essenza divina. come chiameresti questo risveglio contro la condanna del proprio segno zodiacale, del proprio cielo? Vedo, sai, non so qual è quel quadro in cui c'è la mezza la cupola, in cui c'è un uomo che ha la testa Ah, fuori dalla cupola. mhm, Lo vedo mhm, così, no? Come mhm. sfondare la cupola. Ok, causa esoterica dell'essere perseguitata dagli Ariete. Lì è l'inizio, no? L'Ariete è proprio il primo segno dello zodiaco. Um, mm, Mi viene come l'Ariete come simbolo di forza, ma anche mi viene come sacrificio. Venivano molto utilizzati gli Arieti nel passato, sacrificati sugli altari. Ma l'Ariete è anche quello che veniva usato per sfondare le porte. Mhm. Ehm, quindi mi viene proprio questa cosa, questa alternanza tra ehm, la ricerca della verità, quindi sfondare la porta, ma anche che questo può costare la vita, può costare il sacrificio. E poi mi viene proprio l'Ariete come legato alla Fenice e la capacità di rigenerarsi. E perché con Martina questo segno? Lei non è Ariete, tu non sei Ariete, no? No, Acquario. lei no. Però ha proprio bisogno di interfacciarsi con queste caratteristiche, che sono anche, per esempio, l'impulsività, l'essere focoso. Lei, che porta acqua, si confronta con il fuoco. Lei che potrebbe portare equilibrio, si confronta con un qualcosa che è assolutamente improvviso, repentino, che può diventare anche furia cieca nel peggiore dei casi.